Inizia il primo viaggio di Sonia oggi. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sembra che stia dialogando con un gatto e dice: Tu sì che mi puoi capire. Come Hai, se hai un gatto, Sonia, dal fatto che annuisci felice. Ok. Come se, scusa? mm, cioè, in verità, lei non si sente veramente compresa da nessuno. Progetto di Sonia. Viene amici mai, questa specie di isolamento, questa proprio difficoltà a trovare alleanze all'esterno, a creare dei rapporti di fiducia, di scambio, di stima reciproca. Facciamo il gioco del se fosse. Se la vita di Sonia fosse uno dei 5 elementi, sarebbe? Allora, acqua però stagnante. Se fosse una canzone? Ma adesso mi viene malinconia. Se fosse un colore? Eh. Come dicono gli inglesi, no? Mhm. I'm blue, da 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 da. Mm? Che vuol dire depresso, triste per Se loro. fosse un senso? 4 o 5 sensi? Mi viene il tatto. Tatto? Sì, Se fosse un piatto o un alimento? mi è venuto distinto un qualcosa che riguarda il mare. Mi è venuto un piatto di spaghetti con le cozze. Se fosse una pianta? Però mi viene il dubbio che perché lei si considera una cozza, potrebbe anche essere. Eh, una pianta è bella, mi viene il papiro, come pianta di casa. Mhm. Però occhio se avete un gatto perché se lo mangia è morto. Occhio. O se sopravvive resta uno straccio di gatto con mi sembra il fegato spappolato. E se fosse un animale? Sì, adesso forse sono condizionata, però mi viene gatto. Vibrazione di Sonia. E 1,6, Consapevolezza. 132, PS. 40, Vite. 2104. Vedi, è venuto 104. Ah. Cervello. 8,6. Suscettibilità ipnotica. mm, 24. 3D. mm, 80. Vivacità animica. 90. Ah, deve essere, chi fa una sessione è già un fuoriclasse, ma nei fuoriclasse ci sono i primissimi della classe, no, i primissimi della classe no, quelli con i voti alti e quelli con i voti bassi. Questi sono voti bassi, bisogna essere franchi. Questo non significa che non vali nulla, ma significa che partiamo da questo punto e possiamo arrivare dove vogliamo, anche oltre il professore, se esiste un professore. Entità eteriche, vediamole. Allora, c'è il primo che si manifesta, è proprio un vampiro che ha il mantello nero fuori e rosso dentro. E che vedo che
appena può le succhia proprio la forza vitale, la voglia di vivere, di gioire, anche la forza di volontà. Poi c'è una rana, sì, che è come se la volesse far stare in situazioni, sai che la rana vive in questi ambienti umidi, no? In queste situazioni proprio un po' di disagio, in cui non sta bene. Poi un po' simile, ci sono come delle larve che la fanno come rimanere a contatto con una sorta di putrefazione, quindi non con una vera vita. Poi c'è un ragno e poi c'è un uomo del tempo che è come se le mantenesse statica la linea temporale, non le permette in nessun modo di esplorare neanche un minimo, solo come assaggio, delle linee temporali attigue. E poi ci sono 3 EDL. Ok, prima di passare 3DL, 3 esseri di luce, no, Sonia? Quindi solitamente le entità mentali sono tante quante le DL. A ogni entità mentale corrisponde un EDL. Dicevamo come un ufficio postale, le entità mentali ha un postino. Prenditela un po' così, no? Schiavetto che va e viene con gli ordini e porta la posta o porta i problemi. Prima di passare alle entità mentali, perdonami Monica, ti faccio questa domanda. C'è la rana e c'è il ragno. C'è una forma di collaborazione tra il ragno, la Matrix tutta, e specificatamente la rana, gli anfibioidi, i guerrafondai, coloro che fanno la guerra. Certo, ovviamente sono tutti sudditi del ragno. Mi fa vedere proprio come da uno di questi fili della grande ragnatela pende anche una rana. mm, E la rana è deputata alla guerra. Poi ci sono altri fili per cui vediamo altri deputati, che ne so, alle comunicazioni, alla politica, alla famiglia, eccetera, eccetera. La rana, nello specifico, è stata eletta per avere il fucile in mano e tipo gli stivali anfibi. Ho visto di recente un documentario sugli animali in cui non si raccontano storie, si mostrano le particolarità, diciamo, della natura. Fanno vedere questa rana piccolina di un'Amazzonia, così, grande come un'unghia, che viene puntata da un serpente. Il serpente in questione vede benissimo, quindi la rana è spacciata, può solo scappare, ma essendo piccolina, dopo 2 salti il serpente la raggiunge. Tuttavia entra in scena una tarantola molto grande, in grado di fronteggiare il serpentello, che è comunque piccolino, e di metterlo in fuga, e la rana si rifugia tra le gambe della tarantola. C'è proprio la protezione da parte di un altro animale, perché la tarantola è un animale. E il serpente scappa, la rana si salva e poi la rana paga il pegno, sale sopra la tarantola e sopra la schiena della tarantola, dove la tarantola non può accedere, ci sono dei parassiti animaletti che la rana si mangia ghiotta. Quindi c'è una collaborazione tra due animali completamente diversi, con la tarantola che potrebbe mangiarsi la ranocchia e non lo fa perché la ranocchia le offre un servigio. C'è una corrispondenza nella Matrix, nelle mega energie che dominano questa realtà olografica. Certo, se noi guardiamo la natura, ci viene spiegato tutto, no? Anche rispetto ai livelli superiori. Ehm, In ogni caso, c'è da dire che se volesse, il ragno potrebbe mangiare anche questa rana, Mhm. però in questo momento gli serve, per liberarsi appunto dai parassiti e quindi la tiene viva.
E fondamentalmente c'è però una sudditanza della rana alla tarantola. Esatto, mentre il ragno non è mai suddito di nessuno. Eh, Va bene. Entità mentali. L'incompresa. Devo dire che questo è un livello 7-8. Lei non si sente capita per quella che è. Lei fa di tutto per portare all'esterno quella che crede di essere ed è per questo che si prodiga in mille attenzioni per tantissime persone. È come voler essere vista, ma nonostante tutti questi suoi grandi sforzi, lei non viene compresa e lei non si sente compresa. Mm? 8 quindi. A volte 7, sì. Poi, E poi mi viene appunto Azzeccagarbugli. Eh, Nei Promessi Sposi, questo qui era un avvocato, alla fine un furbacchione, che partiva un po' dal presupposto mh, che i clienti che andavano da lui in realtà non fossero propriamente nella ragione, ma lui era disposto comunque a difenderli. È come mhm, se di fatto nella vita di Sonia si creassero una serie di situazioni un po' di allarme, mm? Però come se lei non avesse magari vissuto in prima persona queste situazioni, ma le vive a cascata. Quindi diciamo così che suo padre ha vissuto un po' di, chiamiamole fregature. mm? Ha avuto delle situazioni che l'hanno messo in difficoltà, e hanno fatto sì che lui non si fidasse delle persone. mm? Ehm, Si trovasse proprio in situazioni di discordia, ehm, e anche di doversi guardare alle spalle. Mm. Senza rendersene conto, Sonia è come se avesse ricevuto questa eredità, anche per forse il forte legame che lei ha con lui e questa impossibilità di tradire l'eredità familiare. Mm. Quindi è come se è diventata una sua entità mentale. livello 5, e infine l'ultimo. 0. Si chiama 0, Ah, che è un po' la considerazione che lei ha di se stessa, che è un po' la paura di valere 0, di essere ininfluente mh, nella vita delle altre persone, anche per quello, no? Che si dà così tanto da fare per affermare un valore di sé, altrimenti lei pensa che di per sé varrebbe 0. mm. Mm. E anche però 0 riferito a volte alla forza di volontà su alcune cose. Direi livello 6. 06, prefisso di Roma. Impianti. Mm. Allora, il ragno ha creato sulla sua testa una ragnatela che la isola dagli altri, ma la isola anche da se stessa. Infatti lei si sente sola non solamente quando è con gli altri, che si sente comunque non a proprio agio, ma si sente sola anche quando è nel rapporto con se stessa. Perché grazie a questa ragnatela
è riuscito il ragno a creare una disconnessione tra Sonia e Sonia, nonché tra Sonia e gli altri. E infatti questa ragnatela ha dei fili molto lunghi che le pendono fino ai piedi, quindi disconnessa dagli altri e da se stessa. E poi mi fa vedere che l'uomo del tempo ha come creato in eterico una benda che lui, una benda molto lunga, lui la appoggia sugli occhi di Sonia in modo che lei non veda alternative, altre opportunità e la tira dietro un po' come se fosse le briglie di un cavallo, è presente, no? E la stessa cosa fa con una benda che lui le ha messo fra i denti. Quindi tira tutte queste bende indietro e lei risulta quasi essere totalmente bendata, quindi non vede, ma anche frenata sia nell'andare avanti, sia anche nel parlare, nell'esporsi, nel comunicare con gli altri. Basta, altri non ne vedo. Cinema, Due fratelli. Ok? Vengono? Sì, oddio, non mi sembra proprio che ci sia sta confidenza, se sbaglio. Tra lei e loro o tra di loro? Tra lei e loro. Padre, madre. Mm. Ovviamente sono molto sfibrati, molto consumati mm, da varie cose, sia proprio del tempo che è trascorso, sia anche dai medicinali. Però ci sono, anche il figlio, ovviamente. Ok. E gli altri due parenti che lei accudisce. La signora sulla sedia a rotelle, io la vedo con le ali dietro. Cioè? Non so se sta per andare. L'amica e Mm? l'ex marito. È venuta con un mazzo di carte l'amica. Mi sembrano le carte da gioco. Mm. Simbolica, tutto un linguaggio simbolico. E l'ex. Cioè, sembra quasi che appartenga ad un'altra... mm, Vita. non so come spiegarti, sì, 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 che ormai non ci sia più nulla di che spartire, ecco, tra loro. Vabbè. Monica, causa esoterica dell'aiutare tutti tranne se stessa. E questo lei lo deve vedere con grandissima chiarezza, che è proprio uno degli espedienti utilizzati nella terza dimensione. E questo è declinato in tutti i modi. Per esempio, per chi è religioso, le cose funzionano proprio così, no? Ci viene raccontato che c'è un tizio che si sacrifica per tutti noi. Ok? Parte Mm. così la storia della religione. Ma anche chi non è religioso, di fatto, vive lo stesso tipo di schema, programma. Ok? Non valorizzare te stesso, non conoscere te stesso, ma rivolgiti verso l'esterno. Meglio ancora se questo esterno richiede una totale abnegazione. Tutte le cure che daresti a te, no, dalle fuori.
A te niente. Non Mhm. ti riservare tempo, non ti riservare neanche gentilezze, nessun tipo di accudimento per te, ma solo all'esterno. Così rimarrai disconnessa e rimarrai nel gioco della terza dimensione all'infinito in questo modo. È un'ottima strategia utilizzata dalle forze oscure per farci rimanere sempre al buio, sempre schiavi. Chi nel caso di Sonia come entità? Ma intanto il ragno, ovviamente, no? La tiene ben attaccata a questa ragnatela. mm? Ed è una ragnatela talmente tanto fitta che lei non ha visto il gioco. E allo stesso tempo c'è anche il vampiro che appartiene al secondo universo. Quando lei prova a dedicare anche solo un minimo di qualcosa a se stessa, lui si attacca proprio al collo ed inizia a succhiarle tutta l'energia e tutta la voglia di dedicarsi a se stessa, Causa facendole esoterica, venire stati d'animo anche molto depressivi. causa esoterica dei vizi, dai quali non riesce a smettere, rimandando all'infinito, caffè e sigarette. Qua viene proprio la classica immagine dell'uomo del tempo, più volte, sai, ci viene con la sigaretta in bocca, no? E vedo proprio che condivide le proprie sigarette molto volentieri con Sonia. Ed è un modo proprio per fermarla, per far sì che lei non segua altre linee temporali che propongano, no, delle soluzioni diverse. E quindi è come se lei proprio si intrattenesse a bere un caffè, a fumare delle sigarette con quest'uomo del tempo, ignorando l'esistenza di altre linee temporali, di altre possibilità, di vivere in modo diverso. C'è la possibilità che l'alcol stia arrivando? Sì, in realtà l'uomo del tempo vorrebbe offrirgli un superalcolico e parte così, con il vino bianco, perché cerca di andare per gradi. mm? Però vorrebbe arrivare a un qualcosa così di più invasivo. Va bene. Ore 17, tardo pomeriggio, l'ora della depressione. Sonia lo sente e avverte un'angoscia e un dolore, un fastidio allo stomaco. Mm. Avevamo visto, no, già in passato, no, il 17 è collegata alle stelle, quindi si vede che il cielo è blu e le stelle illuminano il cielo. Però che cosa succede? Che noi siamo qua in questa matrix in cui tutto quanto mh, viene ribaltato, mh, viene distorto. Mm. E allora accade che ehm, questo 17, noi possiamo interpretarlo anche come le ore 17, ok? È il momento della carta in cui ci manifesta che il cielo è blu. Questo blu non diventa la bellezza del cielo stellato, ma diventa un blu ribaltato, quindi non di bellezza, di gioia e di meraviglia, ma di tristezza e di depressione. E in inglese è usato proprio così. Mhm. Blu è quello, il senso proprio di quella malinconia indescrivibile, di quella sottile angoscia che non ha un nome preciso. Il genere musicale blues, no, dei neri Certo. americani, degli afroamericani, che era nato, credo, nei campi di cotone, no, dove si cantava mentre si lavorava per passare il tempo e da lì che è nato il blues, se non E il erro. Blue Monday anche. Blue Monday e così via. E nel caso di Sonia? Nel caso di Sonia, è lei che
l'abbiamo visto, no, come valore, è molto immersa nella terza dimensione. Mm. Quindi lei è riuscita proprio anche ad agganciarsi a questo blu collegata alle ore 17. 17 abbiamo visto che è un numero molto particolare. Da un punto di vista esoterico è proprio l'aggancio giusto per agganciarsi al colore blu. Tra l'altro, cioè, lo possiamo vedere costantemente che il blu è il colore utilizzato dal Deep State. Mm? Mhm. Quindi ore 17, che è l'orario più o meno in cui lei, ma non solo lei, tantissime persone iniziano a sentire questa angoscia, è proprio in eterico utilizzato come amo, per agganciarli al blu, non nel senso di blu cielo stellato, ma di blu depressione, perché sono riusciti a fare questo ribaltamento. Mi viene solo adesso in mente che il cielo è blu, il blu, la pillola blu, no? La pillola blu è resti nella Matrix. Noi siamo sovrastati da una cupola azzurra blu, sostanzialmente. Quindi è la Matrix. Ovviamente è tutto simbolico, è tutto un gioco, non vuol dire che il blu è il colore cattivo e brutto, e la pillola rossa, quindi il rosso è il colore giusto e buono, no? Mm. Il rosso ha mille significati positivi, il sangue in qualche modo è la nostra vita, e mille significati negativi. Il sacrificio, la metà delle star sul red carpet dei vari eventi mondiali ha l'abito rosso, soprattutto se è sospettata di bere e mangiare allegramente. Ultimamente sono tutte rosse, ovunque e dovunque. Che fare quindi? Alle 17 si ha voglia di un bicchierino, ci si deve tirare su. Alle 17 arriva la depressione. Che fare? Mm. Vedo proprio l'orologio, un orologio di quelli tipici inglesi, con rotondo, con la cornice nera, scatta, le lancette arrivano alle ore 17 e l'uomo del tempo è lì pronto ad allungare a Sonia un bicchierino. Mhm. Sonia prende un sasso e lo tira contro il vetro dell'orologio. Il vetro si frantuma. Sonia va e muove le lancette con le mani, le sposta e dice: Il tempo è mio e do io il valore al tempo, come dico io. E poi vedo che si gira verso il padre e dice: Ti ricordi come mi comandavi a bacchetta? Adesso io non mi voglio più far comandare da nessuno, sono tanto stanca. Ma come, cosa vuoi dire, Monica? Che Sonia non è uno zero? Gli hai fatto venire il dubbio. Chiediamolo a una delle vite parallele, precedenti parallele di Sonia, dove Sonia non sa cosa sia l'entità mentale zero. Ah, sembra un ragazzo che fa parkour e quindi fa queste, diciamo, acrobazie all'interno della città. Adesso lo vedo per esempio che sta facendo dei numeri particolari su uno scivolo. È molto allegro, molto gioioso, sfida proprio vari elementi della città che sono muri, marciapiedi, palazzi. E se ne frega? Eh sì, totalmente. E poi è proprio animato da una gran gioia di vivere. Vedo che sorride ai bambini che lo guardano estasiati, strizza l'occhio alle ragazze. È proprio baciato dal sole. Un'altra. È totalmente diversa perché mi fa vedere un uomo in barca che pesca e non
non ho capito che cosa succede e capisce il valore della vita del pesce, lo rimette in acqua ed è come se lì si sentisse in armonia con tutto il creato. È un momento, non so, di assoluta fusione con tutto. Va bene, la lasciamo qui questa questione solo in sospeso, un secondo, e andiamo avanti. Concentriamoci sul figlio, giovane, eh? Causa esoterica del rapporto un po' ostile e conflittuale. Allora, mm, non so come dirti, cioè c'è proprio questa impostazione base, ok, di creare una sorta di diffidenza, di distanza. Cioè lei non vorrebbe, ok? Però in finale quello che si genera in generale nelle relazioni è questo, che chi è dall'altra parte non sente di poter creare una relazione di complicità. Addirittura mi fa vedere che anche chi sta dall'altro capo del telefono, ok, per il suo lavoro, non la sente empatica. Ok? Ma questo è semplicemente legato al suo progetto Amici Mai, ok? Quindi in realtà di non creare relazioni amichevoli con nessuno. Mm. Poi di fatto, come vedi, nelle azioni lei è estremamente disponibile, perché il figlio, cioè figurati, ancora sta lì a prepararle da mangiare, tutto quanto, no? Quindi comunque, cioè, se ne occupa molto. Però, Abbondantemente. Mm. certo, però manca proprio l'aggancio emotivo che fa sentire la voglia di stare insieme, che fa sentire calore. Cosa dice l'anima Anche del le figlio? larve, vedi le larve, che non sa di Contribuiscono. vita. Eh sì, Cosa dice l'anima del figlio qui coinvolta? mi viene voglia di scappare quando sto con mia madre. Cioè, ecco, anche lui, vedi, un po' contraddittorio, perché dice, io mi faccio viziare, però mi viene voglia di scappare. Madre e figlio sono stati insieme in altre vite. Lei confezionava dei vestiti a lui, era una sarta. Poi tipo mi fa vedere che lui a un certo punto si innamora e lei tipo lo respinge. Dove è seduto nel cinema il figlio? Ma lo vedo un po' svogliato, quindi abbastanza sul fondo direi. Mm. È sul telefonino che gioca? È proprio quasi che sta approfittando di un attimino di relax per appisolarsi, Mm. così. E infine, Monica, è successo qualcosa nell'infanzia di Sonia? Sonia si domanda. Allora, non vedo traumi, non vedo cose gravi da risanare, ok? Vedo una famiglia non realmente formata, cioè un padre molto schiavo del giudizio di chi sta fuori.
molto preoccupato di mantenere una certa facciata e quindi anche un onore della famiglia. Ehm, una madre che comunque fa buon viso a cattivo gioco, quindi accetta, ok, queste imposizioni, queste regole. Ehm, e quindi, come ti posso dire? Come se non ci fosse gioia. E questo è quello che è successo. Sì, la sensazione è come se lei non abbia vissuto. Non avesse vissuto? Sì, come se lei, non so spiegarti, cioè quando si è bambini, si è percorsi da una gioia immotivata, mm? Mhm. Ma io in lei non la riesco a vedere. E quindi la sensazione che lei ha di che ci sia qualcosa sotto che non torna, eccetera, perché è come se una parte di sé non fosse venuta fuori. Cioè la parte più autentica e più schietta di Sonia non ha mai potuto emergere. Sonia, c'è il tuo gatto che miagola? Perché l'ho intuito, ma no, ovviamente non lo sento. Sta megolando il gatto. E lei fa shh. Vuole la pappa? Più o meno. Giocare, ok. È un rompipalle. Una rompipalle, un rompipalle. Tanto. Beh, possiamo dire che l'infanzia di Sonia sia la sua Ore 17? Eh sì, Un sì, po' sì. tirata per i capelli? No, bene. Questo non vuol dire che a mezzanotte la tua vita è finita, quindi si può anche andare avanti e fare un altro giorno. E oggi a che ora siamo, Monica? Allora che decide Sonia. Mm. Successiva alle 17 con la possibilità anche di fare il giro di 24 ore. Spostiamole queste lancette. Vediamo, le spostiamo dalle 17 alle, dimmelo tu, andando al cluster. Alle 20. Alle 20, perché mi fa vedere, oh, come se fosse il cluster, non so, una tavola in cui è imposto il silenzio. Cioè una tavola che riassume una serie di regole. Si va a cena a quell'ora lì, si sta in silenzio, poi ci si alza così. Quindi tutta una serie di regole e anche cupe. Il cluster me lo presenta così. E cosa ne fa di tutte queste ombre? Vedo che sbuffa. Allora sbuffa e vuole gioia. Ricordo a Sonia, anima, che tutto è possibile, tutto. Solo una questione di scelta. È come se sentissi proprio tutta una serie di ragionamenti, sento proprio gli ingranaggi del cervello di Sonia, quasi anche come se fosse assalita da dei sensi di colpa. È come se lei facesse molta fatica, vedo che sta facendo fatica a buttare via, questo cluster nel portale definitivo, sai? Mhm. Perché dice, i miei genitori sono i miei gioielli. Allora, la Non li cosa che butta io, nel cluster, non li butta nel sì, portale definitivo i genitori, però, eh. la cosa che mi sento di dire a Sonia è di cercare di capire molto bene come sono fatti i giochi qui. Per certi aspetti, bisogna vedere, non in toto, ma in parte la famiglia come una prigione. È stata proprio ideata in una certa maniera la famiglia, affinché noi non ci realizziamo.
Nel caso specifico, cosa è successo? Che Sonia ha avuto tanti divieti quando era ragazza e poi adesso ha tanti obblighi di accudire i genitori in ogni Mm. modo, ok? Quindi cosa succede? Che la famiglia diventa questo contenitore di divieti e di obblighi affinché lei non possa minimamente ehm, connettersi con la propria anima. Mm. Quindi Sonia deve comprendere bene questo. Lei può assolutamente voler bene ai suoi genitori, tenere a loro, mm? Ma comprendere che si cela dietro un inganno quando lei dedica completamente se stessa a loro. Mm? Quindi Mhm. lei è serva del gioco, obblighi divieti, se non vede questo. E quindi che fa? Ah, mi sembra un pochino più tranquilla. Un pochino sono smorzati i sensi di colpa. Mm? Quindi dice, va bene, a queste condizioni, ok, questo cluster, tavolata, obblighi, eccetera, lo metto nel portale definitivo. E non solo si può eliminare, o meglio trasformare, ma si può anche creare. Sì, io l'ho visto proprio come un bidone dell'immondizia, di quelli di, sempre per rimanere un po' in tema inglese, no? Un po' di latta. E come l'Eternum sceglie un abete e le dà molta forza, molta sicurezza, molta stabilità. È bello verde, sempre verde. Si sente confortata e anche compresa dall'abete, quindi è un giusto ad eternum per Sonia. Avatar. Eh, c'è il ragno sopra la scrivania. Mm. C'è un ragno. Sì, sì, perché vorrebbe far sì che Sonia rimanga intrappolata nella ragnatela. Perché Sonia è proprio la preda ideale e le dà un sacco di soddisfazioni. Ricordiamo a Sonia però che è lei che ha creato questa cosa, anche il ragno. Certo. Non è un nemico, è una parte di sé. Che facciamo, Sonia? È come se avesse molto bisogno di vedere qualcosa di esterno a lei. Cioè, quello che io percepisco è che Sonia si è poco conosciuta, poco guardata dentro e quindi fa proprio un po' fatica a trovare delle risorse dentro, ok? Allora vedo che intervengono degli amici di questo gatto suo, mm, che sono tipo sembrano i sette nani, che hanno portato, siccome sette nani lavoravano in miniera, no? Le hanno portato dei sacchi pieni di diamanti e brillanti e aprono questi sacchi, li svuotano davanti a lei e si crea tantissima luce colorata. Il gatto vedo che inizia a giocare con con queste pietre preziose. È come se volesse dire, lo capisci che non sei sola? Non esiste la solitudine. È un altro degli inganni della terza dimensione. E poi, ecco qua il suo gatto come se parlasse, un gatto parlante adesso in questo momento.
e solleva quello che è uno dei diamanti più grandi che ha visto e gli dice: "E il tuo cuore è ancora più grande di questo". Ed è vero, il cuore diamante di Sonia è il più grande di tutti quanti i diamanti lì presenti. Vedo che il suo gatto gli mette la zampa sul petto e dice: "Io questo lo conosco bene. Adesso è tempo che anche tu lo conosca. Ascoltalo". E quindi Sonia mette la propria mano sopra la zampetta del gatto, che è appunto posizionata sul suo petto, e anche lei riesce a sentire il proprio cuore diamante che pulsa e brilla e pulsa. Crolla tutto. Sì. Vampiro, rana, larve, ragno, uomo del tempo, 3 DL. Incompresa, zecca garbugli e zero esistono ancora? Mm. Impianti? No? Prima di vedere i valori finali, chiamiamo la cugina, disincarnata, mancata 10 anni fa. La chiama sorellina. Ah, dice sorellina, che poco tempo abbiamo avuto per essere due fiorellini piccolini che sono spuntati l'uno vicino all'altra. Dov'è adesso la cugina? Allora, intanto mi ha fatto vedere un ospedale, però non penso che sia qua. Probabilmente è un posto che però è andato. Adesso io non so se qualcuno legato alla cugina poi sia stato ricoverato successivamente alla sua morte in ospedale, perché è come se tornasse nell'ospedale anche non per la propria personale esperienza. Mm. E allora, Adesso dov'è? dov'è adesso? Mi fa vedere una sdraio su una spiaggia, che le piace andare lì. È molto bello, dice il mare d'inverno. C'è solo la mia sdraio. La cugina sta seguendo, vediamo se un disincarnato segue le sessioni, o meglio, le informazioni che vengono dalle sessioni. Più volte abbiamo visto che le sessioni ehm, emanano una conoscenza tra i vivi, vediamo se la emanano anche tra i morti. Allora, per quello che mi arriva da lei è come se ogni tanto si connettesse eh, con qualcosa che le risuona. Quindi cioè, non è il seguire complessivamente una sessione dall'inizio alla fine. Magari alcune tematiche. Non so perché le interessava, per esempio, una tematica riferita al pane, allo spezzare il pane. Tematiche riferite anche agli animali. All'acqua, come l'acqua possa pulire, risanare.
Ecco, Sonia avrebbe bisogno di mettere i piedi dentro l'acqua del mare, dice. Mm. Prepara la valigia, Sonia. Non puoi, sì, lo so. La salutiamo la cugina, vogliono lasciarsi un messaggio finale? Però lei dice, se ti organizzi bene, un giorno riesci a prendertelo. Lei dice, impara a chiedere e a fidarti. Se però le dicesse di fidarsi anche di forze che lei non vede. È un po' difficile perché poi da rendere a parole quello che percepisco, come se invitasse Sonia ad aprirsi mm, con fiducia e in questo suo atteggiamento di fiducia, ovviamente una fiducia con un discernimento, una capacità di osservare, di distinguere, però aprirsi con fiducia, si muovono delle energie che le portano comunque degli aiuti, delle agevolazioni, tali per cui non grava tutto sulle sue spalle. E non gravando tutto sulle sue spalle, lei inizia mano a mano ad avere più tempo buono per se stessa. La cugina le lascia una minuscola margherita, glielo dice: sei un fiorellino per me, e le dà un bacio sulla guancia e una carezza sull'altra. Va nel portale aureo? Sì, Ok. Il suo mare d'inverno potrà goderselo anche da lì, eh? assolutamente, certo. E lo chiudiamo. Valori di vibrazione di Sonia da 1 e 6. 180, Bene. Consapevolezza. 165, Anima. 48, Da 1,6 a 180 vuol dire 112 volte tanto. Mm? Quindi ci sono 112 Sonia uguali alla prima in te adesso. È un ottimo risultato, sebbene 180, a volte abbiamo anche 200, 300, 400, come prima sessione arrivare a 112 volte tanto è un ottimo lavoro. Questo quello che importa, non i valori in sé. Vite precedenti. 1889, Cervello. 9,4, Tanto. Suscettibilità ipnotica. 47. Se già nell'area posso andare in ipnosi, prima no. 3D. Qua deve lavorare, lei lo sa, mi viene intorno al 40, Vivacità animica. 92. Va bene, e a che ora è adesso, Sonia? Alle 17, alle 20 o Sì, alle 20. è rimasta alle 20? Sì. Mm. Una bella cena, del tempo per me, una passeggiata con un'amica. Mi Che fa vedere un tessuto color verde con delle rose.
come se avesse voglia anche di cose nuove, un nuovo tessuto, magari per un nuovo abito, ma anche per qualcosa di arredamento nuovo. Quindi proprio questo bisogno di aria fresca, aria nuova. Ho bisogno di novità, di rinnovare, di rinnovarmi. Messaggio finale di Sonia a se stessa. Già da ora sento i segni della primavera in me. Sarà una primavera d'amore e di gentilezza verso di me. Il sole è mio amico e nuove alleanze si stringono intorno a me. Vedo che esce e molte persone le sorridono perché notano davvero un altro campo energetico di maggiore apertura, di allegria. E quindi è un piacere per le persone girarsi mentre lei passa, farle un saluto, due chiacchiere. Anche vedo tipo regalargli una piccola cosa. Grazie, ti ricordi questo favore? M'hai fatto con piacere. Ti dono e adesso per esempio mi viene, sembran delle caramelle. Che succede nel cinema? Il figlio le sta chiedendo scusa. Penso che a volte abbia usato dei toni non appropriati. La madre e il padre ringraziano profondamente, ehm, e le dicono, l'anima dei genitori dice, ehm, noi vogliamo che tu abbia del tempo per te. E l'amica è come se la volesse invitare. Io penso che questo mazzo di carte era come invitarla a uscire, andare a giocare da qualche parte, a fare qualcosa insieme, in cui ci siano anche altre persone. Io la vedo sorridente adesso e dice niente male, vero? E È il come gatto se cosa dice? sentissi che eh, Dimmi, mi dimmi. fa, gli dà la zampetta per battere il 5, e la sento che ha più fiducia in sé, è contenta di quello che ha fatto, si è piaciuta. Sì, ma adesso dammi la pappa, dice il gatto. Va bene, abbiamo finito.